So che è passato un po' di tempo dall'ultimo video della Georgia, ma oggi vi porto a fare un altro giro lungo il percorso che ho fatto. L'ultima volta vi ho fatto vedere la mia escursione preferita nella valle di Utah e il giorno dopo ho fatto una escursione nella valle di Truso, opposta alla prima. La cosa terrificante di questa valle è la strada per raggiungerla. Una stradina non asfaltata, molto stretta, a strapiombo su una ripida parete su un fiume. Dopo quella guida in macchina terrificante che non farò mai più, io penso che al ritorno cammino comunque. Adesso attraversiamo questo piccolo ponticello e in teoria lì lungo questo sentiero sulla montagna, dopo 700 metri c'è un lago. Vediamo. Anche questa è una valle molto bella da vedere, circondata dalle montagne, e da qua si ha un punto panoramico perfetto. Oggi fa freddo, c'è un venticello che ve lo risparmio. Ho un'altra giacca che mi sa che tra poco me la metto su. Il laghetto è piccolino, ma la cosa interessante sono queste bolle che salgono su. Queste sono infatti sorgenti di idrogeno solforato. L'acqua è fredda, anche se me la sarei aspettata calda per qualche motivo. Alla fine della valle abbiamo trovato questo castello, o meglio le rovine di un vecchio castello, da cui si ha un punto panoramico. E poi abbiamo fatto il percorso al contrario, attraversando ponti improvvisati, evitando buche enormi sulla strada e cercando di non cadere dal dirupo. Il giorno dopo abbiamo iniziato il viaggio verso la città di Kutaisi, fermandoci a Upslistike, che sicuramente sto pronunciando male. Questo è un sito archeologico con le rovine di una antica città scavata nella roccia, risalente all'età del ferro. Secondo gli archeologhi, questo sarebbe uno dei più antichi insediamenti urbani della Georgia. In totale, in questo sito furono scavate 700 grotte che ospitavano importanti oggetti della città. La città fu distrutta da altre popolazioni, abbandonata e rovinata da un terremoto nel 1920. Stiamo un po' origliando dalle altre guide per sentire che cosa dicono, e diceva che questa qua probabilmente era per fare il vino, questa stanza, e questi qua mettevano l'uva e calpestando l'uva veniva fuori il succo, il vino, che veniva poi qua dentro. Questa è la sua teoria. Ci sono un paio di teorie a quanto pare, non ho sentito la seconda però, quindi tenetevi la prima teoria. Adesso l'abbiamo persa, la cerchiamo ancora così possiamo origliare il resto delle informazioni. Si ha un po' la sensazione che si ha quando si visita Pompei. Certo non è come Pompei, quello mi dava proprio i brividi a camminare nel paese, però un po' la stessa sensazione, diciamo, di immaginare com'era questo villaggio prima che venisse appunto abbandonato, un po' distrutto dal terremoto. Nel sito archeologico c'è anche un piccolo museo dove si possono vedere anche dei ritrovamenti come gioielli, vasi, strumenti, eccetera. Siamo poi arrivati a Kutaisi, dove le strade lasciano a desiderare. Tutto sembra in costruzione, ma non si vede mai nessuno lavorare per terminare questi lavori.
Comunque, la città è molto semplice ed è la base perfetta per una gita al Canyon Martvili, dove si può fare una brevissima passeggiata lungo il canyon e ammirare la forza dell'acqua. In teoria si può anche fare un breve giro in barca se le condizioni lo permettono. Prima della nostra visita ha piovuto moltissimo, quindi i giri in barca non erano permessi. Dopo un paio di giorni a Kutaisi ci siamo spostati verso nord per raggiungere le montagne Svaneti, uno dei luoghi più popolari della Georgia. Qui infatti si possono trovare molte persone in estate che fanno un trekking di più giorni tra un villaggio e l'altro, ma ancora di più in inverno, quando i villaggi si riempiono di avidi sciatori. Sebbene fosse solo ottobre, le montagne erano già imbiancate di neve e faceva molto freddo. Il piano iniziale era proprio quello di fare un trekking di 3 o 4 giorni, dal villaggio di Mestia fino a Ushkuli. Il meteo però sconsigliava questo cammino, dando pioggia, neve e brutto tempo. Abbiamo quindi deciso di cancellare questo piano e fare delle semplici camminate durante il giorno. Il meteo ha poi ovviamente cambiato idea, ma troppo tardi. Non possiamo lamentarci, abbiamo comunque ammirato i bei paesaggi, fatto amicizia con un cavallo e il giorno della partenza c'era una meravigliosa giornata di sole. Abbiamo poi continuato il viaggio verso la parte finale del viaggio. Se volete vedere come finisce questa avventura, troverete presto il video sul mio canale. Per ora vi saluto e vi ringrazio per aver guardato questo video.